Ciao a tutte e benvenute nella sezione dedicata all'inclusive design e alla comunicazione. Per entrare subito nel vivo di questo percorso formativo insieme, ho scelto di inserire come sottotitolo già della prima slide e quindi del titolo principale il perché è stato costruito questo modulo e soprattutto a chi è rivolto. Questa formazione è stata pensata per tutte e tutti, cis, trans, intersessuali, genderqueer, gender neutral o not binary e per persone con disabilità, con background etnici e razziali diversi e con privilegi sociali ed economici di vario genere. Da questo sottotesto spero si evinca il lavoro che cercheremo di fare insieme, andando a sviscerare o a toccare dei punti all'interno della lezione di oggi che ci parlino di approccio intersezionale e di quanto la comprensione di tale approccio sia fondamentale per una rilettura della realtà in cui viviamo, soprattutto chi è rappresentato e chi non è rappresentato. Andremo a parlare dei binarismi. Noi siamo immersi in un mondo binario, cosa c'è oltre a questi binarismi? Per andare poi anche a toccare, anche se in maniera veloce, ma è fondamentale che almeno ci sia diciamo l'accensione di un senso critico rispetto ad alcuni temi, quali il razzismo sistemico, quindi soprattutto come riconoscerlo, nel grande universo di informazioni visive, di bombardamenti mediatici e rappresentazioni che, ci vengono, appunto a volte lanciate addosso. Andremo a vedere alcuni progetti che includono il queer design, andremo a toccare anche il tema dell'accessibilità e quindi della teoria della rappresentazione visiva legata alla disabilità, per andare poi a scoprire insieme artiste e creative poco conosciute nel mondo della comunicazione e del design. Partiamo da, appunto un assunto fondamentale che apre un po' questo momento insieme. Un mondo più giusto richiede lotta e dibattito. Nel tempo, la tutela dei diritti di alcune persone ha finito per escluderne altre. Le graphic designer producono rappresentazioni della società e contribuiscono a facilitare l'accesso a informazioni e a idee. Ma chi è che viene rappresentato e chi può avere accesso a questa rappresentazione? I principi eurocentrici del design moderno sono stati concepiti come strumenti egualitari del progresso sociale, ma hanno soppresso in tutto il mondo le differenze tra le persone. Tuttavia, si stanno diffondendo punti di vista e metodologie alternative che si propongono e si pongono fuori dagli schemi della teoria del design occidentale. Il design inclusivo è infatti realizzato da persone con identità, background e abilità diverse. E questo ci porta appunto a fare delle riflessioni rispetto proprio a il design costruito da persone con identità, background e abilità diverse. Quante volte, ad esempio, nella nostra esperienza lavorativa o di, produzione creativa ci siamo, ritrovate a lavorare in un team, in Italia, quindi nel nostro contesto culturale, formato da persone disabili o da persone provenienti da altre parti del mondo, soprattutto con background, razziali o culturali completamente diversi dai nostri. Per quel che mi riguarda mai. Non ho mai avuto questa opportunità e questa fortuna così da poter comprendere, anche nella pratica, che magari le produzioni, che, ho svolto, ho pubblicato, ho realizzato per, promuovere o, comunicare un determinato concetto, erano totalmente non in linea o non allineate con un punto di vista completamente diverso dal mio, oppure che addirittura la scelta di alcune immagini o di alcune rappresentazioni che ricalcano, degli stereotipi razziali, ad esempio, potesse ledere o offendere, determinate persone.
Quindi partendo da questo vuoto, di esperienza, sicuramente, è importante, mi viene subito diciamo l'aggancio al linguaggio. Per poter decostruire è importante partire dall'uso del linguaggio, a mio avviso fondamentale per poter riscrivere determinati codici. I limiti del mio linguaggio sono i limiti del mio mondo. Questo è quello che ci dice Wittgenstein. Ma perché? Le parole che scegliamo di usare, tutte, finiscono per costruire e plasmare il mondo in cui viviamo. Tutto inizia dalle parole. Grandi rivoluzioni o grandi dittature hanno cambiato il loro significato e uso. Si può sentire il mondo cambiare quando le parole come diverso diventano sinonimo di pericoloso o quando la parola sogno diventa il nodo tra condizione sociale e aspirazione politica. Quando le cose non hanno un nome, non esistono. Quando ne hanno uno cattivo, esistono nella vergogna. E a volte camuffiamo le cose con nomi che non sono i loro per renderle più accettabili. Non è un caso, infatti, che nella tradizione fantastica maghi, streghe, incantatori e negromanti utilizzano la componente verbale per lanciare i loro incantesimi. Solo le parole hanno il potere di trasformare la realtà e per neutralizzare una strega, un agente quindi del cambiamento, non è necessario ucciderla, basta tapparle la bocca. Partendo dal linguaggio quindi andiamo avanti cercando di vedere quali sono i processi che le designer utilizzano per progettare le cose. Partiamo da il primo punto. Le designer creano la cultura. La formazione attuale non fornisce gli strumenti necessari per gestire la responsabilità di ciò che facciamo. Le designer creano l'interfaccia attraverso la quale le persone interagiscono con il loro futuro. Quello che dicevamo prima rispetto a, il punto critico, collaborare con persone che non sono designer a qualcosa di rivoluzionario. Come facciamo a realizzare cose per chi è diverso da noi? Tutto ciò che creiamo, software, scarpe, occhiali, qualsiasi prodotto, è immerso in una dinamica di potere che lega chi li usa all'equilibrio che abbiamo creato. Fondamentale poi è l'approccio intersezionale. Se stai creando qualcosa per persone con una particolare disabilità, non dovresti avere nel tuo team qualcuno che ha lottato con quella stessa disabilità o con chi ne ha a che fare. In questa immagine ho cercato un po' di, strutturare in modo visivo, attraverso delle immagini, prese da insomma da altri testi, la, zona della costruzione sociale e quindi un po' la rappresentazione visiva legata proprio a, l'intersezionalità. Cos'è l'intersezionalità? Ogni persona non è definita da una singola categoria e può essere oppressa per diverse ragioni. Audre Lorde, ci insegna appunto proprio questo. Una donna lesbica, precaria e disabile subisce oppressioni sociali come una donna in quanto non eterosessuale, poiché non può contare su un reddito stabile e in quanto persona disabile. Quindi ci sono diversi livelli di oppressione. L'intersezionalità ci permette di evidenziare le relazioni dinamiche tra i diversi fattori di discriminazione. Qui in questa immagine, che poi ovviamente troverete all'interno dei materiali, relativi a questo corso, abbiamo molto più chiari gli assi dell'intersezionalità. Quindi, secondo la teoria dell'intersezionalità, quindi l'approccio intersezionale, gli individui sperimentano più forme di oppressione contemporaneamente. L'approccio intersezionale, contrapponeva l'intersezione tra genere e razza, ma oggi il concetto include diverse declinazioni di identità e di privilegio. Bisogna immaginare molte strade che si intersecano: genere, razza, classe, religione, abilità, età e così via. Ogni strada ha più corsie, perché all'interno di ogni categoria vi possono essere identità diverse. In effetti,
potrebbe essere un incrocio di un numero enorme di strade suddivise in altrettante corsie. Banalmente, una donna cisgender potrebbe essere nera, omosessuale e borghese e potrebbe anche essere una designer musulmana neuroatipica. Le identità non sono immutabili nel tempo. In un dato momento potremmo avere una percezione più forte di alcune identità rispetto ad altre. Oltretutto, certi aspetti della nostra identità si basano su fattori biologici, mentre altri sono frutto di costrutti sociali. Facciamo scelte su cosa ci definisce e su come vogliamo che gli altri ci vedano. Classe, genere, razza, abilità e religione sono categorie socialmente costruite. Vengono rafforzate da leggi, istituzioni, progettazioni degli spazi, nonché da azioni e comportamenti individuali. Una designer che si trovi in un'aula universitaria o in un'agenzia creativa può essere percepita in modo diverso a seconda della lingua madre, della nazionalità, dell'età, dello status di immigrata o degli impegni familiari, nonché dell'identità razziale o di genere. Nel corso della vita, dunque, è possibile che una persona cambi corsia in una o più strade della propria identità. Potrebbe dichiararsi queer o non conforme al genere, o abbracciare la propria identità di appartenenza interculturale o cambiare il proprio status economico. Comprendere la propria identità, inclusa la bianchezza o la mascolinità, è un passo verso la comprensione dell'intersezionalità. In questa piccola nota politica non potevo non citare Audre Lorde e la sua norma mitica. Cos'è la norma mitica? È ciò che una data società intende genericamente con umano. Lorde, donna nera e lesbica, ha osservato che negli Stati Uniti la norma è bianca, magra, mascolina e giovane, eterosessuale, cristiana e benestante. Quindi le norme di bianchezza o mascolinità possono sembrare invisibili alle persone bianche e di sesso maschile, ma sono chiaramente visibili a coloro che ne sono esclusi o escluse. Qua, ad esempio, potremmo fare un approfondimento tra i punti visti all'inizio di questo corso, tra uguaglianza ed equità. Negli anni immediatamente successivi alla fine della schiavitù negli USA, sebbene alle persone nere fosse stata concessa la libertà, tra queste e i cittadini bianchi non c'era reale parità. Le convenzioni suprematistiche bianche che avallavano la schiavitù erano sopravvissute nelle leggi di Jim Crow e in altre politiche governative che limitavano il potere delle persone nere. Nel corso della storia, la presunta uguaglianza formale è stata utilizzata per sostenere l'ideologia suprematistica bianca, secondo la quale deve esserci qualcosa di intrinsecamente meno valido nelle persone nere se non riescono ad avere successo in una società libera. Questo è uno dei motivi per cui i programmi che prevedono una discriminazione costruttiva, che favoriscono cioè i candidati delle cosiddette minoranze nel campo dell'istruzione e del lavoro, nelle borse di studio basate sul reddito, ricevono critiche così forti. Chi vi si oppone non riesce a vedere l'impatto generazionale della privazione dei diritti civili e delle discriminazioni. Il grado di empatia e comprensione dei problemi legati alla privazione dei diritti civili ha una ricaduta su quello che siamo disposti a fare per correggere lo squilibrio razziale nell'industria del design. Quando l'obiettivo non è più l'uguaglianza, bensì l'equità, di colpo si trovano soluzioni basate sui bisogni specifici degli individui e dei gruppi piuttosto che sull'idea astratta di un trattamento uguale per tutti. Nelle agenzie questo vorrebbe dire riconsiderare la correttezza degli stage non retribuiti e creare opportunità lavorative accessibili anche agli studenti economicamente svantaggiate. Le agenzie, che volessero essere più eque nelle loro pratiche di assunzione, potrebbero selezionare il personale fuori dai circuiti noti. Se si vogliono più persone nere in ruoli dirigenziali, bisogna garantire loro una formazione e un supporto adeguati. Le organizzazioni che desiderassero membri più eterogenei potrebbero trovare il modo di retribuire talenti chiave per il loro tempo e il loro lavoro, creando al contempo formule di pagamento basate sulla necessità.
Martin Luther King Jr. ha detto: "Ho quasi raggiunto l'amara conclusione che il principale ostacolo per il nero nella sua marcia verso la libertà sia il bianco moderato, più devoto all'ordine che alla giustizia, che preferisce una pace negativa a quella positiva, che è la presenza di giustizia, che dice sempre: sono d'accordo con i vostri obiettivi, ma non posso essere d'accordo con i vostri metodi." È difficile credere che politiche e pratiche apparentemente benevole abbiano basi razziste, ma più analizziamo i sistemi in cui viviamo, più diventa chiaro che ad alimentare l'ingiustizia è l'indifferenza. Ricordiamolo, perseguire la mera uguaglianza non tiene conto dei modi in cui i vantaggi e gli svantaggi economici contribuiscono al successo o al fallimento. L'uguaglianza è semplicemente un requisito di base per la giustizia. L'equità, invece, viene raggiunta garantendo a tutti la stessa possibilità di successo. Ad esempio, uno studente che è il primo a frequentare l'università nella sua famiglia dovrebbe avere accesso ad apparecchiature e software di qualità, il che significa fornire risorse aggiuntive a chi è meno ricco. Alla scoperta quindi della norma mitica. Cosa significa progettare cose normali per persone normali? La società occidentale definisce alcuni individui e comunità come standard e ordinari e tutti gli altri come qualcosa di altro. Le persone che vivono all'interno della bolla standard spesso non riconoscono il proprio status speciale. Ecco alcuni sinonimi della parola normale: standard, medio, tipico e ordinario. Ciò che è norma è invisibile, si materializza solo quando si scontra con la differenza. Quindi le graphic designer lavorano all'interno della norma. Scegliamo infatti font leggibili e interfacce familiari per veicolare messaggi apparentemente neutrali e accessibili. Utilizziamo griglie, gerarchie e raffinate combinazioni tipografiche per uniformare pubblicazioni e siti web. Progettiamo linee guida e manuali di immagine coordinata per definire l'identità visiva di aziende e istituzioni. Ogni anno scegliamo una nuova raccolta di font sans serif, bastoni, quindi, che possono tradursi in blocchi di testo anonimi e senza criticità. È il mondo di Helvetica e quindi ci viviamo dentro. Continuando il discorso su la norma mitica, appunto, possiamo affermare che sebbene le norme siano radicate nel design e nella sua storia, lo sono anche la protesta e la resistenza. Dadaisti e costruttivisti utilizzarono diagonali, combinazioni di caratteri e collage fotografici per sfidare centinaia di anni di simmetria statica. A metà del XX secolo i designer industriali, perché ovviamente erano per lo più uomini, introdussero l'ergonomia come rifiuto dell'ideale rinascimentale del giovane perfetto. Tutti gli oggetti, fino a quel momento storico, erano costruiti seguendo delle regole costruite su un prototipo di uomo. Appunto, Leonardo da Vinci è un esempio supremo in questo. Dal XX secolo in poi, grazie all'ergonomia, gli oggetti vengono modellati a seconda, delle differenze fisiche, della persona e quindi l'oggetto si adatta alla diversità strutturale e fisica, delle persone. Possiamo quindi affermare che il design è normativo, ma può anche essere trasformativo. Le opposizioni binarie ci attraggono con le loro polarità luminose e ben definite. Uno dei tanti modelli alternativi è invece lo spettro che contiene infinite sfumature tra gli estremi opposti. Intersezioni, percorsi tortuosi ed ecologie miste vanno oltre i binarismi. Margini e centri fanno parte del linguaggio del graphic design. Servono a focalizzare l'attenzione e a creare relazioni tra interno e esterno, figura e sfondo. I confini del mondo fisico, tuttavia, sono permeabili e porosi, non sono solidi e assoluti e attraverso questa immagine possiamo appunto vedere com'è possibile anche modellare e modulare il concetto di dentro e fuori, appunto, di margine rispetto al centro. Nella prima figura abbiamo un margine fisso e un centro incastrato e confinato all'interno di strutture rigide, mentre se con la nostra, fantasia e con la nostra anche decostruzione strutturale iniziamo un po' a giocare
con le forme, possiamo anche creare degli spazi in questi margini, quindi spaccare e aprire questa struttura rigida per creare delle aperture con il dentro e con il fuori. La filosofa Judith Butler ha messo in discussione l'idea che l'identità di genere sia un qualcosa di fisso e immutabile nel suo rivoluzionario libro Questioni di genere del 1990. Mentre molte scrittrici femministe a quel tempo cercavano di definire cosa fosse una donna, Butler ridefiniva il maschile e il femminile come costrutti sociali. Il concetto di femminilità universale, sosteneva Butler, non fa che rafforzare il sistema binario da cui deriva l'oppressione di genere. In questo caposaldo appunto della letteratura femminista, questioni di genere, ci sono due intuizioni che ci aiutano a riflettere sul femminismo, sessualità e design. In primo luogo il concetto di matrice del genere, che mette in discussione il binarismo maschile e femminile. In secondo luogo, il concetto di genere come performance, ovvero come insieme di gesti ripetitivi che riproducono e mettono in scena il binarismo di genere. Quindi cominciamo dalla matrice del genere. Questa struttura oppressiva stabilisce dei punti fermi in fatto di desiderio e di identità. Le polarità del sesso, caratteristiche quindi biologiche, insieme alle polarità Insieme alle polarità della sessualità, attrazione per altre persone, producono l'identità di genere di una persona, il senso identitario, il sentirsi maschio o femmina e il suo orientamento sessuale, essere eterosessuale o omosessuale. La matrice esclude le fluidità e le sfumature. La matrice del genere è radicata in tutti gli aspetti della società, dalle strutture familiari ai codici di abbigliamento, pretende che le persone siano o maschi o femmine e impone come unica modalità di attrazione sana e naturale quella per il sesso opposto. La matrice spinge l'individuo ad accettare una determinata identità e a sposare un tipo di attrazione sessuale fissa. Alcune società accettano pratiche di genere che si oppongono alla matrice, altre le condannano. Con il passare del tempo, i comportamenti non conformi possono evadere dalla matrice e produrre un cambiamento culturale. Infatti la Butler scrive, in quanto serie di effetti di una performatività sottile e politicamente legittimata, il genere è un atto, per così dire, che è aperto a scissioni, all'autoparodia, all'autocritica e alle esibizioni iperboliche del naturale, che nella loro esagerazione rivelano il suo statuto fondamentalmente fantasmatico. Quando i performer drag decostruiscono i codici di genere, mostrano quanto siano fragili queste norme. Il lavoro della Butler infatti rifiuta le rigide definizioni di genere e la ricerca di antichi matriarcati e di scenari futuri solo al femminile. Secondo Butler, qualsiasi nozione di identità di genere fissa sostiene un binarismo oppressivo. Inoltre, le femministe che insistono su una femminilità universale e centrata sulla vulva perpetuano le strutture di potere colonialiste e razziste, dimostrando di ignorare la categoria della bianchezza. Definire la femminilità come un modo di essere transstorico e interculturale nega la forza oppressiva del privilegio bianco. Basandosi sulla decostruzione filosofica del binarismo di Butler, alcuni scrittori attivisti più giovani hanno sviluppato il concetto di identità di genere fluida, sostituendo i binari inamovibili con degli spettri più ampi. Infatti, l'attivista Jacob Tobia scrive: essendo persone, le nostre identità cambiano nel corso della vita. Questo vale per le persone trans come pure per quelle cisgender. Ognuno ha un genere che si evolve. Il modo in cui si incarna la propria virilità o femminilità può cambiare nel corso della vita e a seconda del contesto. Mi rendo conto che in così poco tempo è molto difficile centrare concetti così strutturati, però alla fine del corso troverete tutti spunti e bibliografie, attraverso la quale potete andare ad approfondire appunto, concetti così più strutturati. Però da questa slide ho cercato di schematizzare un pochino il concetto, della Butler. Quindi cosa rafforza il binarismo di genere? Il rosa è per le ragazze, il blu è per i ragazzi. Come possiamo distruggere il binarismo di genere? Introducendo in questi binomi così rigidi altre sfumature di colore.
Oltretutto, rispetto a questo binarismo legato al colore, ho inserito, in questa parte, di slide proprio, ciò che concerne la storia del colore rosa, che fino al 1940, alla fine, di quegli anni, era, prevalentemente utilizzato dagli uomini. Possiamo dire che il genere è la distinzione di genere in termini di appartenenza a un sesso o all'altro, non basata su differenze di natura biologica o fisica, ma su componenti di natura sociale, culturale e comportamentale. L'identità di genere è distinta e indipendente dall'orientamento sessuale, che invece ha a che fare con il modo in cui ci si relaziona con gli altri e si prova attrazione emotiva o romantica o sessuale per un'altra persona. Qui ho cercato, di, schematizzare, mi rendo conto che, anche qui l'uso di questa parola, è impropria rispetto a questa parte, però di ecco, cercare di spiegare le altre sfumature, di identità, all'interno del favoloso arcobaleno in cui siamo immersi. Quindi le persone transgender sperimentano un'identificazione di genere diversa dal sesso biologico assegnato alla nascita. Le persone cisgender hanno un'identità di genere che corrisponde al sesso biologico assegnato loro alla nascita. Le persone intersessuali è un termine, generico utilizzato per riferirsi a persone le cui caratteristiche sessuali non possono essere definite esclusivamente come maschile o femminile. Esiste poi anche un'identità definita fluida, quella che abbiamo visto prima. Una persona gender fluidi si identifica con più generi e la sua identità ed espressione di genere può cambiare nel tempo. Tornando anche agli input che ci siamo dati rispetto al linguaggio, possiamo, con questo approfondimento renderci conto della questione importante, legata proprio all'uso del genere maschile o del genere femminile, nella lingua italiana, quindi nel linguaggio di uso comune. Si usa il maschile per una persona singola di genere maschile, si usa il maschile per una persona singola di cui non si conosce il sesso, si usa il maschile per un gruppo di persone di genere maschile, usiamo il maschile per gruppi di persone di sesso diverso. Quando invece utilizziamo il genere maschile, quando scriviamo, quando parliamo, per una sola persona di genere femminile o per un gruppo di persone di genere femminile. Ciò che vogliamo evitare è l'uso della parola uomo per indicare tutti gli esseri umani, dell'unica forma grammaticale maschile per rivolgersi a una comunità non composta solo da uomini. Da tempo infatti il linguaggio cerca un modo per comunicare in modo rispettoso e non stereotipato con persone che si collocano al di fuori del cosiddetto binarismo di genere, femmina o maschio. Questa lingua può avvalersi di alcuni usi linguistici non binari, come l'asterisco, spesso avete visto appunto anche criticando questa alterazione, oppure l'introduzione della schwa, che è appunto la E rovesciata. A un voto lessicale corrisponde un voto culturale. Se non esiste una parola per definirlo, quella cosa rischia di non esistere. Parlare di rispetto e di linguaggio rispettoso significa vedere le cose da un'altra prospettiva, spesso quella delle persone meno rappresentate. L'uso esclusivo del maschile per rivolgersi alle donne fa sì che queste ultime non siano pienamente rappresentate quando si ricorre a questa strategia linguistica. Alla fine di questo corso vi ho anche inserito delle schede in cui è possibile sviscerare e vedere come coniugare, o come risolvere alcune questioni legate appunto a, l'uso del genere femminile per, scrivere o per comunicare in un modo più ampio. Quindi troverete tutti i materiali nei link alla fine del corso. Riprendendo quindi, dai binarismi, possiamo dire che il binarismo, più forte, ce l'abbiamo tra il bianco e il nero. Abbiamo binarismi anche all'interno della scelta dei font, serif e sans serif. Ritornando appunto sulla tipografia, nel Medioevo possiamo dire che
Si producevano libri multicolori, scritti su pergamene non completamente bianche. Furono tra il XVIII e il XIX secolo che, la carta ultrabianca divenne la superficie di stampa preferita, nonostante alcuni tipografi fossero contrari, preferendo tonalità più tenui. La carta bianca divenne lo standard, paragonata a una donna bianca e virginale, una pagina pura in attesa del marchio dello scrittore. Questa ossessione per la carta bianca ha rafforzato la ferrea devozione della White Society al divario razziale bianco-nero. Interni di case, lapidi e ceramiche sono alcuni degli oggetti più comuni che venivano sbiancati nel sud degli Stati Uniti prima della guerra civile. Carte bianche era un caso speciale perché combinavano l'ideologia razziale dalla pelle bianca standardizzata con l'invisibilità della carta. La richiesta di carta bianca, pura e brillante, combinava la leggibilità razziale con la leggibilità della stampa. C'è da dire però che le categorie binarie oggi sono sotto attacco fortunatamente. Gli attivisti infatti per la racial justice hanno sfidato la dicotomia razzista che marginalizza le persone non bianche e allo stesso tempo sancisce la supremazia bianca. Gli attivisti LGBTQIA+ stanno decostruendo la dicotomia maschio-femmina che impone le norme di genere e l'eterosessualità obbligatoria. Gli ambientalisti stanno facendo lo stesso con il binarismo natura-cultura e essere umano-animale, che giustificano il dominio umano e la distruzione del pianeta. Un'altra struttura binaria è quella che contrappone serif e sans serif. I caratteri senza grazie alle estremità apparvero all'inizio del XIX secolo. Queste varianti non erano poli opposti, bensì parti complementari che coesistevano nella nuova e strana realtà tipografica. Nel XX secolo, infatti, la distinzione tra serif e sans serif assunse un significato ideologico. Con il modernismo, il sans serif divenne la scelta migliore perché riduceva il carattere al suo scheletro essenziale, senza grazie e con uno spessore uniforme. Il maestro della Bauhaus, Herbert Bayer, cercò di eliminare le lettere maiuscole e addirittura riportare così l'alfabeto alla sua essenza, sfidando la dicotomia maiuscola-minuscola. Approfondendo ancora di più l'area dei binarismi all'interno della tipografia, molto interessante è l'approfondimento rispetto alla lettera maiuscola nella parola niger. Negli anni '20, infatti, il leader dei diritti civili, De Bois, esortò gli editori a scrivere in maiuscolo la parola nigar, quindi negro, per rispetto verso un popolo oppresso. Oggi è ancora spesso così. Neil Irving Painter afferma un modo per rimodellare la razza è attraverso l'ortografia, con o senza maiuscole, c'è un modo più potente attraverso il comportamento. Oggi molte font designer stanno esplorando proporzioni irregolari, tensioni svasate, tensioni orizzontali e terminazioni ambigue. Si affidano alla corrente ornamentale della tipografia piuttosto che ai suoi canoni modernisti, classici ed eurocentrici. Qui a fianco abbiamo infatti degli esempi di alfabeti sperimentari. Per primo vediamo il carattere tipografico Charvet di Kervin Karanja. Nel 2013 il collettivo Nest ha commissionato al graphic artist keniota appunto Kevin Karanja la creazione di questo carattere tipografico ispirato dall'amore di Karanja per le antiche tipografie a geometrie africane. Subito dopo possiamo osservare il carattere tipografico Gilbert di Justin O. Questo carattere multicolore rende omaggio a Gilbert Baker, creatore della bandiera arcobaleno, simbolo globale dell'orgoglio LGBTQIA+, sviluppata da Newfest e New York City Pride con Font Self. Infine abbiamo il carattere tipografico Stonewall 50 di Bobby Tannam e Field. Questo carattere tipografico, progettato per commemorare la rivolta di Stonewall, celebra il valore degli infiniti modi in cui si possono sperimentare la sessualità e il genere. Quindi vediamo come nella scelta del font, nella non solo scelta, ma in questo caso proprio nella produzione, nella creazione dei vari font e quindi dei vari caratteri, si nasconde tutto quello che c'è dietro, quindi la vera e propria ideologia che vedevamo prima.
Il carattere sperimentale Griffith Ward, che è quello che vediamo qui, a fianco, realizzato da Lea Maldonado, rifiuta le polarizzazioni, alle quali preferisce un paesaggio più composito. I caratteri del Glyph Ward, realizzato da Lea Maldonado, rifiuta le polarizzazioni, alle quali preferisce un paesaggio più composito. I caratteri del Glyph Ward convivono senza conformarsi obbedientemente a un insieme di regole o riempire spazi su una griglia. Un altro esempio di font non binario è quello contenuto all'interno del progetto Queer Year of Love Letters. Qui siamo di fronte a una serie di fonti che ricorda le vite e il lavoro delle persone queer degli ultimi decenni. L'obiettivo è quello di rendere l'atto di ricordare queste storie trascurate e delegittimate facile come digitare su una tastiera. Meglio ancora, rendere l'atto di digitare un atto del ricordare. Che queste siano fonte è accidentale. Sono un tentativo di improvvisare attraverso l'atto di scrivere un lignaggio clandestino, una sorta di parentela queer aspaziale e atemporale. Alla fine di questo percorso insieme, credo sia molto importante esplorare la vita e le opere di alcune artiste che nel corso della storia sono state trascurate e completamente dimenticate nei nostri racconti. Qui a sinistra vediamo una foto di Sojourner Truth, nata in condizioni di schiavitù nella Hudson River Valley di New York. Sojourner Truth 1797-1893, è stata un'abolizionista, femminista, predicatrice e cantante. Divenne una donna libera nel 1827, quando a New York la schiavitù fu bandita. La sua autobiografia, come si legge proprio sul frontespizio di questa foto, fu pubblicata in nome e per conto dell'autrice nel 1853. Agli eventi a cui partecipava vendeva non solo il suo libro, ma anche fotografie di se stessa, chiamate biglietti da visita, appunto. Queste fotografie, molto popolari e convenienti, venivano stampate dai negativi in molteplici copie e quindi ritagliate e montate su dei biglietti. Come sottolinea la storica Neil Irving Painter, Truth ha rappresentato se stessa mediante le fotografie. Nell'immagine che vediamo qui sotto, indossa abiti su misura, siede accanto a un tavolo drappeggiato con una tovaglia ricamata, ma nasconde la mano destra, ferita durante la schiavitù. Alcuni ex schiavi, invece, posarono per fotografie di nudo, rivelando i segni devastanti della schiavitù, come ad esempio una schiena profondamente sfregiata. Erano immagini drammatiche che smuovevano le coscienze degli abolizionisti bianchi, ma Truth preferì mettere in risalto la sua umanità e la sua dignità di persona nera. Nel suo discorso "Non sono forse una donna?", disse di essere sia una ex schiava sia una donna e che entrambi i gruppi meritavano pieni diritti. Truth credeva che tutte le donne e le persone nere avessero diritto al voto, mentre il suo contemporaneo Frederick Douglass dava priorità ai diritti degli uomini neri. La questione divise anche le femministe. Molte femministe bianche si opposero al 14° emendamento che nel 1868 concesse la cittadinanza agli uomini nati negli Stati Uniti, ma non alle donne. Altra storia che merita appunto di essere raccontata è quella di Anne Smith Franklin. Nata nel 1696, Anne Smith Franklin era autrice, stampatrice ed editrice nella colonia americana del Rhode Island. Sposò il tipografo James Franklin e alla sua morte nel 1735 ne ereditò l'attività di famiglia. Come successe ad altre tipografe vedove, le fu permesso di gestire l'azienda per mantenere i figli. Divenne così la tipografa ufficiale dell'Assemblea Generale della colonia. Pubblicò anche 5 edizioni del Rhode Island Almanac, una raccolta di previsioni meteorologiche e battute intelligenti. Nel 1741 iniziò invece a vendere il più popolare Poor Richard's Almanac, creato dal cognato, il famoso Benjamin Franklin, che da adolescente era stato apprendista nel negozio della famiglia Smith. Anne Franklin pubblicò popolari romanzi britannici, sermoni dei ministri locali e il Newport Mercury, giornale che fondò lei stessa. Le figlie infatti erano abilissime nel comporre i caratteri e il figlio l'aiutava a gestire l'attività. Nella tipografia lavorava anche un uomo nero, ridotto in schiavitù dai Franklin. Infine, non vi nego che una
Tra le mie preferite, vediamo la vita di Angel Decora. L'artista designer, scrittrice e docente Angel Decora, vissuta tra il 1871 e il 1919, ha cercato di integrare la cultura nativa americana nelle pratiche di design contemporanee, specialmente nel campo dell'editoria. Quando nel 1911 dichiarò che la concezione artistica degli indigeni americane merita di essere riconosciuta, credeva che il design fosse il miglior canale in cui convogliare le caratteristiche originarie del talento decorativo dei nativi. Decora, nata in Ukma-Iwi Kalinaka, nuvola soffice che fluttua sul posto o donna che viene sulle nuvole in gloria, apparteneva a un'importante famiglia Ho-Chunk nel Nebraska. La allevarono in modo che avesse il portamento generale di una bambina indiana ben consigliata, immersa nella tradizione della sua famiglia. I miei nonni avevano predisposto per me una carriera molto promettente, ma un uomo bianco sconosciuto l'ha interrotta. Attirata da un estraneo con la promessa di un viaggio in treno, Decora fu rapita e portata nell'Hampton Institute in Virginia, la scuola nata con l'obiettivo di insegnare arti pratiche agli afroamericani ex schiavi. Divenne anche un luogo di assimilazione forzata dei bambini nativi. Decora continuò a studiare allo Smith College per poi iscriversi a un nuovo corso di arte commerciale al Drexel Institute di Filadelfia. Studiò con l'illustratore Howard Pyle, salvo poi rifiutare in blocco i suoi insegnamenti. Sono un'indiana, ricordò di averle sentito dire una collega, non voglio disegnare come un bianco. Nel 1906 Decora accettò l'incarico di ripensare il corso di arte dell'India Industrial School in Pennsylvania. Queste furono le sue condizioni: che non mi si chieda di insegnare come un bianco, voglio che mi sia data la piena libertà di sviluppare l'arte del mio popolo e di applicarla, per quanto possibile, in vari settori e attività. Tant'è che introdusse metodi di educazione artistica progressista e integrò la storia dei nativi indiani non come la ritratta per iscritto lo storico bianco, ma come l'abbiamo ascoltata noi dai nostri narratori intorno al fuoco. Dopo la chiusura della scuola nel 1918, Decora contrasse la cosiddetta influenza spagnola nel 1919, soccombendo alla pandemia globale all'età di 49 anni. Nel corso di una vita dedicata all'attivismo, all'insegnamento e all'editoria, Decora aveva intravisto per i nativi americani un futuro nel design. L'unica differenza tra me e le donne nelle riserve è che ho scelto di applicare il mio dono di nativa e indiana nel mondo dell'uomo bianco. Non vedeva l'ora che arrivasse il giorno in cui l'America sarà orgogliosa che i suoi nativi facciano cose belle per tutto il mondo. La parola creare deriva dal sanscrito "kart", colui che crea dal nulla, eppure la creatività non nasce mai dal nulla. Prendiamo in prestito materiali dalla terra o li compriamo nei negozi d'arte, collaboriamo con altre persone, attingiamo a lingue e tradizioni che da secoli ribollono nel brodo primordiale della cultura. Perché creiamo? I designer sono artisti, produttori e pensatori a cui piace condividere contenuti e risolvere problemi con le altre persone. La creatività, infatti, è un'impresa collettiva, come quando una designer può affermare di essere autrice di un progetto e in che modo dovremmo riconoscere i nostri co-creatori. Una buona regola è sempre quella di indicare i crediti di una fotografia, di un'illustrazione, di una canzone. Ci sono molti musei, archivi online e collezioni fotografiche che offrono il materiale per riutilizzo gratuito. Alcuni siti consentono agli autori di riscuotere una commissione in base all'importo che l'utente è disposto a pagare. Le licenze di copyright Creative Commons consentono ai creatori di contenuti di concedere ad altri artisti la licenza per sfruttare le loro opere a fini non commerciali. Se l'autore è morto o non può essere contattato, indicare almeno la fonte è sempre un buon modo per ringraziare la storia e creare una cultura di gratitudine. Un altro focus, su cui mi preme, dare, alcuni input è, appunto legato all'appropriazione indebita. Qui di seguito vediamo, un carattere, detto appunto, il carattere tipografico Zumba, creato da Ekaterina Burtseva. Questo carattere è il classico, esempio di stereotipografia.
Si parla di appropriazione culturale quando un gruppo dominante copia le idee di una cultura che è stata storicamente oppressa e marginalizzata. Se il soggetto in questione non ha condotto ricerche significative o collaborato e reso omaggio a quel gruppo, il suo è considerato sfruttamento e pratica degradante. Abbiamo acquistato questa illustrazione su un sito che vende immagini stock. La parola Zumba si riferisce a un programma di allenamento inventato da un colombiano che a sua volta fa riferimento a una danza spagnola chiamata rumba. I potenziali acquirenti possono trovarlo grazie a una serie di tag che descrivono l'alfabeto, tra cui African Tribal Font, Folk Scandinavian Script e Ethnic Alphabet. Questi tag, appunto dei tag prettamente di marketing, rafforzano gli stereotipi sulle culture marginalizzate in quanto tribali, popolari o etniche. Un altro focus, importante è l'analisi del, simbolo internazionale dell'accessibilità e vediamo appunto come si è evoluto l'icona, legata proprio a, la rappresentazione della disabilità. Possiamo vedere in questa escalation che parte dal 1965 fino al 2010, come si è appunto, evoluta, come è cambiata la rappresentazione visiva dell'icona del disabile. Il movimento per i diritti delle persone disabili negli anni '60 esigeva un'architettura senza barriere. Organizzazioni e designer hanno creato vari simboli di sedie a ruote, alcuni dei quali con figure umane. Le icone davano maggiore visibilità alle persone disabili. Nel 1968 abbiamo, questo primo esempio che vediamo alla nostra destra, disegnato da Suzanne Köfed durante un seminario organizzato dalla Scandinavian Design Students. Nel 1969 la testa è stata aggiunta da Carl Montan su commissione della Rehabilitation International per umanizzare appunto questo simbolo. Ed ancora, se descriviamo le altre versioni, possiamo vedere come puntare in avanti. L'icona della sedia a ruote è stata progettata per indicare ingressi, percorsi e strutture accessibili all'interno degli edifici. Nelle sue numerose iterazioni, il simbolo internazionale di accessibilità punta a destra, fungendo da segnale direzionale. Infatti nel 1965 questa icona, tratta da Building Standards for the Handicapped National Research Council in Canada. Abbiamo poi nel 1967 questo simbolo disegnato da Paul Arthur e Associates per l'Expo 67. Continua questa fantastica escalation fino al simbolo disegnato da Selwyn Goldsmith, per poi passare al 1969 con il simbolo disegnato, proprio da studenti della Norwich School of Art. Il cerchio sul petto della figura che vediamo in piedi indica una malattia polmonare, quindi abbiamo associato alla classica icona della portatore di handicap sulla sedia a rotelle un'altra tipologia di disabilità. Nel 2010 questa grande evoluzione, questo grande exploit è quello dell'icona, realizzata dall'Accessible Icon Project, sviluppato da Sarah Emden e Brian Gleney. Qui una cosa che salta proprio all'occhio è la dinamicità dell'icona. È come se appunto la persona rappresentata fosse indipendente, in questo slancio in avanti, in grado di muovere autonomamente, la sua carrozzina, quindi le sue ruote per proiettarsi verso una dinamicità. Infine
piccoli suggerimenti su come evitare di pubblicare post offensivi sui social media. È chiaro che costruire una presenza online vi consente di raggiungere datori di lavoro, art director e colleghi. Molte piattaforme, infatti, per la creazione di siti web prevedono tariffe agevolate per studenti e provi gratuite. Alcune scuole hanno partnership con queste piattaforme che offrono abbonamenti gratuiti agli studenti e alle studentesse. Potrete creare il vostro sito, portfolio, cimentarvi con la progettazione digitale, esporre i lavori che avete fatto per i vari clienti e utilizzare HTML per personalizzare l'esperienza sul sito. Addirittura alcune piattaforme, sempre più frequentemente, aggiungono ed includono strumenti di e-commerce per creare anche degli store online e vendere lavori di progettazione, merchandising e altro. Quindi per una designer il sito è anche un ottimo modo per rimanere in contatto con chi segue il nostro lavoro, il proprio lavoro, attraverso anche la condivisione di eventi o la pubblicazione di contenuti su vari blog e soprattutto sui vari social. Qui in questa box c'è una breve lista di domande che, vi consiglio di farvi prima di pubblicare contenuti polemici, delicati o potenzialmente offensivi. Quindi leggendo ogni singolo blocco, la prima domanda da porsi è: di chi parla il vostro post? La seconda: il vostro post fa ironia o critica un'intera categoria di persone? Vi siete informati sull'argomento? Qual è lo scopo di questo post? È utile per gli altri? Se questo post è indirizzato a qualcuno in particolare, non sarebbe meglio scrivergli in privato? Se vi siete già informati sull'argomento, cos'altro otterrete coinvolgendo questa persona? Se vi sentite tristi, arrabbiati o suscettibili, non è meglio salvarlo in bozze e pubblicarlo domani? Cosa state cercando di dire con questo post? Non sarebbe il caso di chiedere a qualcuno di cui vi fidate e che conosce meglio l'argomento di rileggere il post? Aperta e chiusa parentesi, quest'ultimo punto è quello che più utilizzo durante il mio lavoro. E andiamo in chiusura con una piccola nota politica. La storia non è tutto ciò che è accaduto, è una selezione di narrazioni che sono state registrate e tramandate. Le storie ufficiali si concentrano sulle figure più visibili e dominanti di una società. Gli storici contemporanei studiano le storie e i successi di chiunque sia stato trascurato per creare storie decolonizzate, storie queer, storie di genere, storie locali, storie della disabilità e storie della cultura popolare. E diciamo che l'obiettivo attraverso questa sezione e attraverso questa approfondimento è proprio quello di innescare nella nostra mente e quindi nel nostro lavoro personale una nuova attitudine. Questo momento insieme, dedicato alla comunicazione ampia, a me non piace molto utilizzare il termine inclusivo rispetto al design e alla comunicazione focalizzata su queste tematiche specifiche perché, il termine inclusivo, porta in sé qualcosa che deve essere tirato dentro, mentre nella mia visione, è già qualcosa che dovrebbe essere interiorizzato, ma mi rendo conto che questo è uno step forse successivo. Mi piacerebbe lasciarvi con uno spunto pratico e portarvi magari nella vostra vita quotidiana a guardarvi intorno per riconoscere gli stereotipi che spesso vengono perpetrati nelle varie rappresentazioni visive che ci circondano. Quindi partendo banalmente dal caffè al bar e guardando la bustina dello zucchero in cui sono sempre rappresentate donne africane ancora in modalità di lavoro nei campi, di raccolta di barbabietola da zucchero e in situazioni completamente lontane dal contesto attuale e fortemente razzializzate o dalle varie pubblicità che ci bombardano costantemente, in cui il corpo della donna è spesso sessualizzato ma anche razzializzato, imparare a riconoscere ciò che ci circonda e magari insieme, grazie a spunti scaturiti da questa formazione, pian piano attivarci per decostruirli.
Un'altra cosa che mi piacerebbe fare insieme è, prenderci un momento e buttare giù su un foglio, in qualsiasi supporto insomma utilizziate, le cose che avete imparato, in questo momento insieme. Quindi se ci sono appunto spunti anche teorici rispetto a il binarismo sui font o banalmente rispetto a alcuni spunti letterari che abbiamo visto insieme, scriverli per poi attivarsi per approfondirli. Io vi lascerò ovviamente delle note bibliografiche e anche dei materiali che potete scaricare per poter saperne di più o approfondire i vari focus che abbiamo affrontato. Vi ringrazio e per qualsiasi approfondimento ancora o richiesta di delucidazioni troverete anche la mia email personale per chiedermi qualsiasi cosa vogliate. Grazie e a presto.